Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima sciarpa Infinity. È veramente molto facile e abbastanza veloce da realizzare, vi basterà conoscere il punto basso e il punto alto per poterla realizzare. Quindi è un progetto adatto anche ai principianti. Come potete vedere, la sciarpa è molto grande in quanto è una sciarpa Infinity, ma vi basterà cambiare il numero di catenelle per trasformarla in uno scaldagollo. Questo dipende dal vostro gusto. Allora, la mia sciarpa, una volta aperta, è lunga 1,60 m circa ed alta 28 cm circa. Adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 3 gomitoli di lana color fucsia, in particolare questo è un 100% acrilico, ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 400 metri circa. Io ne ho usati 2 interi e il terzo giusto un pochino. Una rocca di lamè color fucsia, l'ho acquistata sempre sul sito della Tessiland, è un filato veramente molto sottile, quindi non risulta troppo pesante. Un uncinetto 4,5, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, un marcapunto, una forbice, un metro da sarta. Prendo il filato, prendo il lamè, li metto insieme e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e carico un numero tale di catenelle da arrivare ad una lunghezza totale di 1,60 m. In particolare vado a caricare 342 catenelle, che sono il numero di catenelle che mi servono per arrivare alla lunghezza da me desiderata con il mio filato e la mia mano. Quindi voi regolatevi sempre a seconda del vostro filato e della vostra mano, l'importante è avere un numero di catenelle divisibile per 2. Allora, come potete vedere, ho lavorato le mie 342 catenelle. Adesso vado a chiudere in tondo le catenelle, quindi cosa faccio? Verifico che la catenella sia tutta dalla dritta, mi raccomando fate molta attenzione a questo passaggio perché se chiudete in tondo le catenelle e per sbaglio la catenella non è tutta dalla dritta, poi la catenella si attorciglia e non riuscite a lavorare e quindi vi tocca rifare il tutto. Ok, una volta messa la catenella tutta dalla dritta, cosa faccio? Entro qui dove c'è la catenella iniziale, qui, e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Così. In questo modo ho chiuso la catenella in tondo e posso iniziare la lavorazione della sciarpa. Non vi preoccupate se questa parte non è proprio bellissima da vedere, in quanto dopo vado a rifinire il tutto con un giro di punto basso. Allora, adesso cosa faccio? Salto il punto dove ho chiuso la catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Quindi mi raccomando, fate attenzione, questo primo punto lo lavoro subito dopo la chiusura e non dal punto di chiusura.
e semplicemente adesso entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso, entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso, entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Quindi questo primo giro è veramente molto semplice in quanto vado a lavorare un punto basso per ogni catenella. Se ho lavorato 342 catenelle, devo lavorare un totale di 342 punti bassi. Allora, io adesso vado avanti a lavorare tutti i punti bassi, noi ci rivediamo qui quando manca l'ultimo punto da lavorare, ossia il punto di chiusura, così poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho lavorato per ogni catenella un punto basso e questo è il risultato. Adesso devo lavorare l'ultimo punto basso. Vedete qui dove prima ho effettuato la chiusura. Quindi entro qui dove c'è il punto bassissimo e lavoro il mio 342esimo punto basso. Una volta lavorato questo punto ho terminato il giro e posso iniziare il nuovo giro. Quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Prendo il marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto precedente a quello dove ho lavorato le 3 catenelle, quindi qui, e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un punto alto incrociato. Mi raccomando, fate attenzione a lavorare sul punto precedente e non sul punto dove ho lavorato le 3 catenelle. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove ho lavorato le 3 catenelle, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro, quindi entro nel punto che ho lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Ed ecco qui un secondo punto alto incrociato. Quindi questo punto è veramente molto semplice da lavorare. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto subito dopo il punto alto incrociato, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro, entro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. E questa è la sequenza che devo ripetere per tutto il resto del giro. È veramente molto semplice. Vi faccio rivedere, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro in quello dopo e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Ed ecco qui il mio punto alto incrociato. Poi carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove ho lavorato il punto alto incrociato, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Quindi questo punto è veramente molto semplice, bisogna solo fare attenzione a saltare i giusti punti. Allora, io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui alla fine. Mi raccomando, devo sempre lavorare 342 punti, né uno in più né uno in meno. E la sequenza da ripetere è sempre la stessa, salto il punto successivo a quello dove ho lavorato il punto alto incrociato, entro in quello dopo, lavoro un punto alto, torno indietro e lavoro un punto alto.
Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il resto del giro come vi ho spiegato ed ho sempre un totale di 342 punti. Adesso cosa faccio? Inizio un nuovo giro, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto, sia nella terza catenella, e lavoro un punto basso. Come potete vedere, ho iniziato il giro direttamente con un punto basso e non ho chiuso con un punto bassissimo come ho fatto per il motivo precedente. Adesso cosa faccio? Prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, allargate bene il punto in quanto è un pochino stretto e si fa leggermente difficoltà a prenderlo. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Quindi in totale devo sempre lavorare 342 punti. Come potete vedere, sto ripetendo il primo giro iniziale. Infatti, per tutto il resto della sciarpa lavorerò sempre gli stessi due giri, ossia questo giro di punto basso e il giro di punti alti incrociati. Adesso vado a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso e noi ci rivediamo quando ho quasi terminato il giro. Allora, come potete vedere, ho terminato anche questo giro di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Adesso devo lavorare l'ultimo punto disponibile, questo qui, e anche in questo giro un totale di 342 punti. Adesso cosa faccio? Inizio il giro di punti alti incrociati, quindi entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Quindi mi raccomando, quando lavoro il giro di punto basso inizio direttamente con un punto basso, mentre quando lavoro il giro di punto alto incrociato inizio con un punto bassissimo. Quindi adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, inserisco il marcapunto nella terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro, poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto precedente a quello dove ho appena lavorato le 3 catenelle, quindi mi raccomando fate molta attenzione a non entrare sempre nello stesso punto e lavoro un punto alto e in questo modo ho lavorato il mio punto alto incrociato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove ho appena lavorato il mio punto alto incrociato, entro nel punto dopo ancora, qui, e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Ed ecco qui un secondo punto alto incrociato. E adesso semplicemente continuo a lavorare sempre nello stesso modo tutto il resto della riga. Quindi salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto, torno indietro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Come potete vedere sto ripetendo sempre la stessa sequenza del secondo giro e quindi questa sciarpa è veramente molto facile da lavorare. Allora, io adesso non vi faccio vedere altri giri in quanto, come vi ho già detto, devo ripetere sempre il giro di punto basso che inizia direttamente con il punto basso e il giro di punto alto incrociato che invece inizia con il punto bassissimo e le 3 catenelle proprio come vi ho fatto vedere adesso. Quindi adesso continuo a lavorare la mia sciarpa fino ad arrivare ad un'altezza di circa 27 centimetri e
alternando questi due giri, e noi ci rivediamo quando ho terminato il tutto, così poi vi faccio vedere come concludere la sciarpa. Mi raccomando, se volete realizzare uno scaldacollo vi basta diminuire le dimensioni della catenella iniziale, e poi sia che state realizzando uno scaldacollo che una sciarpa infinity potete andare avanti fino all'altezza da voi desiderata e non per forza all'altezza che vi ho dato. Allora, come potete vedere, sono andata avanti lavorando sempre gli stessi due giri fino ad arrivare ad un'altezza di prendo il metro e vi dico con esattezza quanto sono arrivata, 26 centimetri e mezzo, e ho terminato di lavorare proprio con il giro di punto basso, vedete? La chiusura dei giri, come potete vedere, quasi non si vede. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Vado a tagliare il filo di lame, in quanto il giro di contorno lo voglio lavorare soltanto con il fucsia, quindi facendo attenzione a non perdere il punto di lana, lavoro una catenella con il lame e taglio il filo. Adesso tiro il lame in modo tale da bloccare il tutto, così, poi stringo bene il punto di lana e vado a lavorare il mio giro di contorno, quindi metto il filo di lame tagliato in orizzontale in modo tale da nasconderlo, mi alzo con una catenella, poi prendo il marcapunto e segno questa catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro, e semplicemente entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Il filo di lame lo lascio sempre in orizzontale per nasconderlo, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo sempre lavorare 342 punti. Allora io adesso vado avanti a lavorare punto su punto a punto basso e noi ci rivediamo qui, così vi faccio vedere come terminare il tutto. Allora, come potete vedere, sono andata avanti a lavorare i miei punti bassi e adesso sono arrivata qui. Ho appena lavorato il 342esimo punto basso. Adesso cosa faccio? Senza chiudere il giro, taglio il filo, ne lascio abbastanza e sfilo l'uncinetto, ed ecco qui il risultato, vedete? Ho questo punto lasciato in sospeso. Adesso prendo un ago da lana, inserisco il filato all'interno dell'ago e vado a chiudere il giro con una chiusura invisibile, quindi tolgo questo marcapunto perché non mi serve più, salto la catenella, entro nel punto prima della catenella e faccio passare il filo in questo modo. Adesso regolo il filo in modo tale da avere più o meno la stessa grandezza delle varie soline dei punti bassi, poi entro qui nel punto basso dove ho terminato il giro, entro proprio nel centro del punto e prendo la asolina di dietro e anche la corrispondente asolina di sotto. Guardate bene il filmato così non vi sbagliate.
Quindi una volta prese queste due asoline faccio passare l'ago e tiro il filo. Quindi una volta calcolato bene lo spazio di questa asolina, cosa faccio? E lavorando sempre sul retro della sciarpa, entro in una asolina del punto basso in questo modo e lavoro un nodino in modo tale da bloccare il filo, così tiro bene il tutto e in questo modo ho chiuso il giro e vedete non si vede niente, non c'è neanche quello scalino che può venire da una lavorazione in tondo. Adesso semplicemente con l'ago entro attraverso i vari punti bassi e faccio passare il filo in modo tale da nasconderlo. Quindi lo faccio passare attraverso diversi punti bassi e poi semplicemente taglio il filo in eccesso. Nello stesso identico modo vado a lavorare questo bordo di chiusura anche dall'altro lato. Quindi cosa faccio? Giro la sciarpa, qui vedete è il punto in cui ho chiuso la sciarpa. E cosa faccio? Ripeto lo stesso identico passaggio, quindi lavoro un giro di punto su punto a punto basso e poi effettuo la chiusura invisibile con l'ago proprio fatto come ho fatto dall'altro lato. Quindi prendo il filato e cosa faccio? Vedete qui è dove ho effettuato la chiusura, mi raccomando sovrapponete bene i due punti in modo tale da non sbagliarvi poi a prenderlo. Entro nel punto precedente con l'uncinetto in questo modo e poi cosa faccio? Mi aggancio al filato così e faccio passare il filo. Una volta fatto passare il filo, sposto la codina iniziale in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Poi tiro bene il filo iniziale, prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso semplicemente metto queste due codine in orizzontale per nasconderle bene, entro nel punto successivo che è il punto di chiusura, quindi mi raccomando fate attenzione a prendere il punto giusto e lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo sempre avere un totale di 342 punti. Poi, una volta arrivata alla fine, ripeto lo stesso passaggio effettuato anche dall'altro lato, ossia taglio il filo senza chiudere il giro e poi con l'aiuto di un ago effettuo la chiusura invisibile. Io adesso vado avanti a lavorare questo giro e non vi faccio rivedere il passaggio perché è sempre lo stesso. Noi ci rivediamo direttamente quando ho terminato tutta la sciarpa, così vi faccio vedere il risultato finale. Ecco la sciarpa terminata. Quindi è una sciarpa veramente molto facile da realizzare, adatta a tutti, basta veramente poco per trasformarla. Potete per esempio usare una lana più grande, una lana sfumata e otterrete un effetto totalmente diverso pur lavorando sempre lo stesso punto. Spero tanto di ricevere qualche foto attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. E noi ci vediamo la prossima volta con i guantini abbinati alla sciarpa e mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e lasciate un like se vi è piaciuto il progetto.
Ciao ciao!